Siete pronti per vedere tutte le modifiche fatte sull'890R, ma più che altro quanto sono costate? Dai che partiamo! Ciao a tutti ragazze e ragazzi, bentornati sul canale o benvenuti se è la prima volta che passate da queste parti. Ero sicuro che questa settimana vi avrei portato un video in moto, mannaggia sto cazzo di polso, ancora è troppo presto, non riesco assolutamente ad andare in compressione con il braccio di sinistra. Siccome mi conosco direi che non posso andare a fare fuori strada pensando che posso guidare solamente seduto, perché vorrebbe dire che poi mi ammazzo, e quindi per adesso questo video lo faremo qua all'interno dello studio. È andata così. Io speravo di girarlo in cima a un monte e raccontarvi tutte queste cose, e invece sto grandissimo cazzo. Ma vedremo settimana prossima di recuperare. Comunque ho tolto il gesso, mi sto rimettendo, ho iniziato ad allenarmi, a fare CrossFit e oggettivamente credo tra 2 o 3 settimane di poter valutare di fare le prime uscite fuori strada impegnative. Credo. Il mio fisioterapista non è tanto d'accordo, ma io sono abbastanza positivo che potrebbe andare così. Oggi andiamo a vedere tutte le modifiche fatte su Jinx, tutti gli accessori montati e quanto cazzo ho speso, che è una cifra alquanto inquietante, devo dire. Anzi, se volete potete iniziare a scrivere qua sotto secondo voi quanto sono le spese, così vediamo chi ci avrà beccato. Tornando all'ultimo video che avevo messo, quello della macchina, l'acquisto della Mercedes Vaneo è stato 2000 euro più 600 euro della bombola GPL. Qualcuno di voi ci era andato vicino e qualcuno di voi aveva proprio colto il prezzo esatto. Adesso, per semplificare la lettura di tutte le modifiche, partiremo dalla coda della moto, piano piano saliremo verso la torretta. Bene, molti degli accessori li trovate recensiti qua sul canale, vi lascio in descrizione sotto nel video la playlist delle recensioni oneste e trovate una bella spiegazione di molti di questi upgrade qua fatti sulla moto. Quelli più importanti sono racchiusi nella playlist della trasformazione di Jinx. Partendo dalla parte posteriore abbiamo subito sul codino il mini rack più le grab handle della Donnertech, che sono circa 260-270 euro il mini rack e sui 230-240 euro le grab handle comprandole da Donnertech. Io le avevo trovate usate e avevo pagato circa 250 euro tutte e due. Kit pazzesco, le maniglie funzionano benissimo e trovate tutta una recensione super dettagliata qua sul canale. Subito sotto abbiamo le mini frecce a LED, avevo sostituito quelle originali perché mi si erano spaccate. Queste funzionano molto bene, le avevo pagate una cinquantina di euro, che rispetto a quelle che sono in catalogo KTM credo che siano della Rizoma, costano tipo 400 euro tutte e quattro. Queste fanno il loro lavoro, sono piccole, eviti di spaccarle ad ogni caduta o di lasciarle impigliate nei rami. Ottima modifica anche queste. Scendendo verso il basso abbiamo le due carene laterali posteriori con i gavoni. Queste fanno parte di un kit, era stata peraltro la prima collaborazione fatta qua sul canale. Il marchio è Carbon Fox Group e sono completamente in carbonio, fatte veramente a regola d'arte, fanno paura, hanno i suoi gavoni all'interno. Quelle costavano mi pare 450 euro. Poi abbiamo la sella. Io avevo montato inizialmente qua sulla moto una sella Rally Power Parts, costa sui 200 euro, in direzione ostinata e contraria, duro come le pine verdi. Ho girato per i primi 2 anni con la sella Rally, nonostante che io già tocchi male con quella standard perché sono 1,70 m, figuratevi in mulattiera la tragedia con la sella Rally. E oggettivamente con la sella Rally si guida in maniera completamente diversa. Poi mi sono rassegnato e ho fatto modificare appunto la sella che vedete qua, l'ho fatta scavare e la modifica è costata circa altri 100 euro. È stata un'ottima modifica questa, non il massimo sulla guida da seduti, però poi le situazioni scassate e difficili mi ha dato quei 3-4 cm, rimanendo però con una forma molto svasata e molto simile a una sella Rally, anche se chiaramente più incassato nella moto. È stato un ottimo compromesso tra il non avere più la seduta sopra la moto della sella Rally e non avere la seduta del cazzo della sella standard, che è completamente squadrata e ti fa toccare forse peggio per certi aspetti della sella Rally. Scendendo sulla parte della trasmissione abbiamo la corona bicomponente, catena della DID, quella rinforzata, e davanti pignone con un dente in meno. Non mi ricordo il marchio di corona e pignone, ma ve lo lascio scritto qua sotto. Proseguendo, pedane maggiorate Nice CNC. Ottima fattura, un pochino delicate, ne ho spaccate 2, però rispetto alle pedane Power Parts che costano quasi 300 euro e di altri marchi, comunque anche quelle secondo come picchi le danneggi. Queste sono secondo me un ottimo compromesso che potete aggiornare velocemente, quando si spacca lo cambiate. 60-70 euro, dipende un po' l'offerta che trovate su AliExpress e ci stanno. Abbiamo poi il copripignone, sempre Nice CNC.
E andando sul lato destro, sempre pedana maggiorata, la protezione della pompa del freno Nice CNC, anche questa ottima come spessore e fattura. Peraltro i prodotti di Nice CNC nelle ultime generazioni li hanno migliorati veramente molto sulla anodizzazione. Prima tipo l'arancione si sbiadiva, diventava una merda, adesso invece tiene molto bene il colore, specialmente la protezione della pompa del freno posteriore, veramente un ottimo prodotto. Quando lo acquistai era sui 35 euro, adesso mi sa che è aumentato parecchio, sta sui 60. E subito avanti abbiamo il One Finger Clutch, che aiuta molto sull'utilizzo della frizione. 890R è una frizione abbastanza dura, almeno io venivo da quella del 1290 che era idraulica, e questa qua, devo essere sincero, non avendo la mano troppo grossa, nel fuoristrada dove ce l'hai spesso in mano, ho fatto parecchia fatica io. Mi si riempiva subito l'avambraccio e era un bordello. Questa è una di quelle modifiche che non costa un cazzo e ti dà comunque un ottimo beneficio in rapporto dell'investimento. Andando avanti c'è il paramotore. In questo momento su il Power Parts, che è peraltro il paramotore che avevo messo fin da subito, appena acquistato la moto. Poi avevo collaborato con S1 Motec e mi avevano mandato il loro paramotore, che ho avuto su per un altro annetto. Di questi due paramotori non li ho ancora recensiti, ci farò una recensione specifica. Vi posso dire che sono estremamente validi tutti e due. Il Power Parts KTM l'ho preferito per il fatto che è molto più semplice l'installazione, si monta direttamente sotto al motore, ha una sorta di ammortizzatore con dei silent block che vanno a evitare appunto che gli urti e tutto il resto vadano a gravare sulla struttura portante del motore, e poi si aggancia davanti al telaio quello che c'è sotto il radiatore per tenere sul paramotore, e è molto veloce e semplice da montare. Il problema del Power Parts è che i due lati laterali, quando cadi, si deformano completamente, quindi ogni volta poi dopo devi metterteli, spingere, rideformarlo all'esterno e ridargli una minima di shape corretto. L'S1 Motec è molto più scomodo da montare, purtroppo, perché ha tutta una gabbia che va ad ancorarsi sul motore. Su questa gabbia poi si va a montare il paramotore. Al contrario però del Power Parts KTM, ha due rinforzi che si vanno ad ancorare al serbatoio e fanno sì che quando cadi i lati del paramotore non si deformino troppo, e quindi è molto più rinforzato sui lati. Una cosa che li accomuna entrambe, voglio essere completamente onesto e trasparente, che se fate l'utilizzo della moto in un contesto adventuring light, super light, non avete problemi come usura del paramotore. Ogni tanto ci sarà qualche graffietto, ma difficilmente secondo me andrete a deformarli. Se utilizzate la moto a testa di cazzo come faccio io, quindi andate con una Maxi Enduro su nelle mulattiere e non siete dei pro, quindi siete delle persone normali come me, viene da sé che cadrete molto spesso, attaccherete la moto a destra e a sinistra, la moto cadrà su pietre, e quindi sti paramotore si devastano, si deformano, si graffiano, e in particolare il Power Parts di KTM possono di prendere colpi a destra e a sinistra, deformarsi, e voi lo provate a riaprire sull'esterno, tende ad aprirsi nella parte sotto. Il consiglio mio è di mettervi l'animo in pace e considerare i paramotori materiali di consumo, perché si devastano. Adesso mi manca da provare l'Outback Motortech e proverò anche quello, così poi farò una bella super recensione e vi dirò cosa penso dei tre paramotore e secondo me qual è il più adatto da comprare a seconda degli utilizzi che fate della moto. Paramotore Power Parts e paramotore S1 Motec, siamo nell'arco dei 400 euro a paramotore. Scendendo sotto la sella abbiamo un accessorio fondamentale se fate fuori strada, il prefiltro Twin Air Power Parts. Ci sono vari marchi che lo fanno, c'è Rottweiler Performance che fa addirittura una scatola filtro che dà ancora più performance alla moto. Io ho preso quello Twin Air che l'ho acquistato subito direttamente con la moto, costa una novantina di euro. Con questo accessorio potete avere un prefiltro, appunto, la cupoletta che vedete nel video, che protegge completamente il filtro che sta sotto dall'entrata di polvere. Io ho montato un filtro più aperto sotto, Sprint Filter lavabile. Con il prefiltro praticamente il filtro sotto non lo sporcate mai. L'ho provato a tirare fuori dopo 20.000 km, ho tirato fuori, se avete tenuto sempre pulito il prefiltro e oliato, quello sotto rimane perfetto, comodissimo, specialmente se fate d'estate itinerari molto sabbiosi, polverosi, tipo che ne so, andate a fare tutte le vie militari in Piemonte che c'è pieno di polvere, o andate nel deserto, andate a fare zone sabbiose. È fondamentale quello, perché sennò veramente il filtro sotto lo tirate via con il sistema di filtraggio normale della moto, quello OEM. Dentro la moto non si vede, davanti alla batteria abbiamo una centralina. Ho fatto mappare la moto al banco. La mappa è stata fatta da XQ Racing, anche di questa cosa trovate il video sul canale, è una delle tante collaborazioni fatte durante il 2025. Poi verso la fine del video vi dico se ne è valsa la pena oppure no. Mi sono dimenticato, dobbiamo tornare un attimo indietro dove abbiamo la parte dello scarico. La moto è stata
decatalizzata, ho tolto il suo catalizzatore e ho messo il collettore, quello diretto, che sostituisce il catalizzatore, quello S diretto senza bombolotto di HP Corse in titanio, e poi ho messo il terminale SP1 titanio HP Corse. Prima avevo l'Arrow che avevo preso direttamente con la KTM quando l'avevo acquistata, ma non mi è mai piaciuto. Arrow per me off, zero. E HP Corsa invece mi è piaciuto un botto. Anche il terminale, mettetevi l'animo in pace, se fate tanto fuori strada lo bozzate. Sempre tornando al disclaimer, se non siete un mega pro o qualcuno che va talmente bene da non cadere quasi mai, lo devastate. Terminale, altro materiale di consumo. Se siete di quelli che volete la moto sempre linda, perfetta, senza graffi, preparatevi perché lo dovete cambiare ogni 2x3. Subito sopra il decat abbiamo un'opera d'arte di questa moto che è il mono. Io ero stato abbastanza in dubbio se far rivedere le sospensioni della R o mettere sospensioni nuove. Ho avuto l'opportunità di collaborare con Andreani, non mi sono fatto scappare l'occasione, e da Andreani Group è stato inserito questo mono Öhlins spettacolare, una bomba atomica, completamente tarato sul mio peso e sulla moto, e questo sta sui 1300 euro. Passo un attimo davanti, giusto per fare un apri e chiudi parentesi. Davanti invece ho sostituito le cartucce dell'890 delle VP con le cartucce Misano Rally più 2 cm di escursione, e quelle stanno sui 900 euro, 1000 euro mi pare come kit. Per quanto riguarda il cockpit e la triangolazione alla guida, qua abbiamo un bel capitolo interessante. Al primo posto, anche se dovrebbe essere l'ultima cosa che vediamo andando in ordine da Codino fino a Faro, abbiamo la torretta Rebel X ultralight, stupenda. Questa ha stravolto completamente l'estetica della moto. Tra poco vi dirò poi quanto è funzionale e quanto non è funzionale, e questa costa circa 900 euro. Venendo verso il pilota, abbiamo una delle modifiche più sottovalutate di sempre. Ho cambiato il manubrio. Ho scoperto poi, a distanza di un annetto e mezzo che usavo la moto, che non ha assolutamente una piega fuoristradistica come uno si aspetta, è molto chiuso verso il pilota rispetto a quello che servirebbe poi fuori strada. Ascoltando il consiglio di un mio amico che fa enduro estremo e enduro bello avanzato con maxi e mono, lui mi ha consigliato questo manubrio qua della Neiken della serie KTM Racing, che se non sbaglio è un manubrio racing del 690, monta perfettamente anche su 890, è dritto, non piega verso il pilota, non ha una piega troppo alzata e fa sì che la posizione alla guida venga estremamente naturale, stare con i gomiti aperti, e triangola la posizione molto meglio per una guida fuoristradistica. Anche in piedi non ne parliamo, 1000 volte meglio rispetto all'originale. E questa è una modifica che francamente tra poco vedremo meglio nel dettaglio quello che consiglio e non consiglio di fare, ma molto sottovalutata e che invece funziona veramente molto bene e dà veramente tanto. Il manubrio costa tra i 90 e 110-120 euro. Il manubrio è montato su dei riser antivibrazione, sono i damper, quelli per le vibrazioni di KTM Power Parts, siamo sui 190 euro. Andando verso l'estremità troviamo prima di tutto i paramani, gli Acerbis, sono completamente in lega plastica, non hanno anima di metallo, mi sono trovato da Dio, ogni volta che cadi loro si muovono, tu li dai 2 colpetti, li rimetti in posizione. Si sono spaccati solo una volta, peraltro appena li avevo messi, perché ho avuto la sfiga di cadere esattamente su un sasso appuntito così, peraltro la moto era in discesa, questa è la discesa, la moto era qua e quindi è caduta così, esattamente facendo questo giro, proprio precisa sul sasso, e chiaramente c'è poco da fare, era inevitabile che si spaccasse. Da lì poi l'ho cambiato e non si sono mai più rotti, hanno dei graffi chiaramente, ma non sono mai più rotti, nel destro né nel sinistro. Prima avevo i Bark Busters, sono ottimi anche quelli, li avevo comprati con il 1290 e poi li avevo adattati all'890. Il problema di quei paramani lì è che sono in alluminio, vanno stretti abbastanza bene al manubrio perché sennò si muovono troppo, è un casino, e il casino vero di quei paramani lì è che essendo in alluminio non ammortizzano una mazza, quindi quando iniziate a cadere forte tendono a scaricare tutto il peso sul manubrio e a deformare il manubrio. Aprendoci subito all'esterno ci sono gli specchietti Double Take Mirrors, stupendi, anche quelli recensiti qua sul canale, anche quelli sono una collaborazione, e quelli vanno sui 160 euro più c'hai le spese di spedizione, quindi oltre 200 euro per averli in Italia a casa. Tutta la strumentazione è tenuta su dagli accrocchi di SP Connect, ho la ricarica wireless su in cima sulla torretta e poi ho montato sotto al centro del manubrio un altro attacco per il telefono. Tutti e due hanno il damper per le vibrazioni perché sennò sull'iPhone come sul Samsung spaccate lo stabilizzatore della fotocamera. Prima avevo Quadlock, poi ho avuto la possibilità di collaborare con SP Connect e devo essere sincero, sono due marchi validi tutti e due, ma per
semplicità di utilizzo ed estetica preferisco nettamente SP Connect. E adesso veniamo all'ultima modifica, che sono i cerchi a canale stretto. Quelli stanno sui 1800 euro, hanno mozzi ricavati dal pieno, lame Takasago XL, dietro ti danno la possibilità di montare gomma 140, sono tubeless, potete usarli sia con ruote tubeless, sia mettendo dentro una mousse, più chiaramente ruota tubeless, o ruote che non sono tubeless ma lavorano bene anche con il tubeless, quindi con i cerchi tubeless, quindi tipo le tracker che ho messo io. Questo è stato veramente un grande upgrade, adesso vedremo quanto. Prima di tutto vediamo a quanto è ammontata questa cifra qua. Premetto che io ho avuto la fortuna di collaborare con tantissime delle aziende che vi ho elencato qua. L'investimento non è stato prettamente quello che vi sto dicendo, però se voleste preparare la moto in questo modo, con tutti questi accessori, dovreste aggiungere circa 10.000-10.300 euro. 10.000. Detto questo, è da valutare appunto se ha senso o non ha senso. Ci sono sicuramente delle modifiche che hanno più senso di altre. Adesso passiamo a quelli che sono i miei consigli effettivi. Vado con ordine con le modifiche che sono state più radicali e che hanno stravolto maggiormente la moto nella guida fuori strada. Al primo posto abbiamo i cerchi. Chiaramente non il cerchio da solo, ma il cerchio abbinato a una gomma specialistica. Cerchio canale stretto con gomma specialistica tipo quelle che ho montato io, le Tracker, le Michelin Tracker, hanno stravolto completamente la moto. La moto è diventata più precisa, molto più leggibile all'interno dello sconnesso e delle parti impestate, molto più efficace a livello di trazione e di frenata. I cerchi poi sono molto più resistenti rispetto ai cerchi standard, quindi riescono a sopperire a tutti quei traumi micidiali che ci sono con 200 kg di moto in mulattiera o nel dritto scassato. Quando iniziate ad alzare un attimo il ritmo, già a me capita magari, che sono comunque un amatore, di andare in alcuni pezzi in maniera abbastanza sostenuta. Devo essere sincero, da quando ho messo i cerchi a canale stretto, quelli originali ogni 2x3 li bozzavo, questi per adesso sono perfetti. Al secondo posto abbiamo invece le sospensioni, anche se sono quasi a pari livello con l'importanza dei cerchi e dei pneumatici. Le sospensioni, sia che voi compriate un kit ad hoc, come ho fatto io con Andreani più Öhlins, sia che voi teniate le standard, mettetevi in testa che se volete andare bene fuori strada e avere la moto che lavora bene, dovete farle settare da un sospensionista. Specialmente le originali hanno bisogno di una modifica al pacco lamellare e di un utilizzo di oli adatti, in modo che la moto possa scorrere bene con il vostro peso e che possa lavorare bene nei contesti dove poi la volete portare, sia che vogliate andare a fare asfalto, che vogliate andare a fare fuoristrada o che vogliate andare a fare una roba intermedia. L'ideale è che le sospensioni siano calibrate per quello che dovete fare con la moto. E le sospensioni, anche quelle, hanno stravolto completamente la mia guida fuori strada, nel senso che mi sono trovato da un giorno che avevo l'anteriore che scartava in ogni situazione possibile e immaginabile, il mono che tendeva a scalciare nonostante che avessi provato varie regolazioni, ad avere una moto invece che praticamente, per quello che faccio io, che mi piace comunque provare a fare robe di enduro, la moto passa sopra a tutto, ammortizza quasi tutto e non scarta più. Te apri e lei passa sopra ogni cosa. Game changing totale. Sospensioni insieme al pneumatico giusto, game changing totale. Al terzo posto io metterei mappa con decat e con pignone, oppure corona maggiorata. Pignone con un dente in meno o corona con 2 denti in più. In questo modo recuperate una gestione della moto ai bassi regimi completamente diversa, specialmente nello scassato e nel lento. Riuscite ad usare la seconda invece che la prima, o usare la terza invece che la seconda, in situazioni dove invece dovreste stare con la marcia sotto. In questo modo con la mappa la moto è diventata molto più gestibile ai bassi giri, oltre a essere diventata molto più cattiva e aver preso più cavalli. Nei bassi giri veramente è cambiata radicalmente, e in fuoristrada, a meno che non siate uno che guida in mulattiera, che riesce ad andare a 50-60 km/h in mulattiere sputtanate, ma se siete come me che quando siete nello scassato peso andate tra i 10-15 km/h e i 20-30 massimi, vi cambia completamente la vita. In primis la corona maggiorata, e poi, se avete chiaramente il budget da investire, mappa dedicata, che a quel punto decatalizzate anche, è buona. Tutte queste modifiche di cui stiamo parlando, molte di queste che sto consigliando, rendono la moto non a norma. Tenete presente che non sto consigliando di farlo perché poi siete a posto a livello di omologazione e tutto il resto. Io sto consigliando di farlo se e solo se va a collimare con tutti questi requisiti qua giù, altrimenti lasciate perdere, perché una percentuale altissima di queste modifiche rende la moto non omologata all'utilizzo stradale. Quarto posto,
torretta Rebel X Ultralight. Intanto l'estetica che si stravolge completamente e poi alleggerisce, anche se apparentemente dovrebbe appesantire l'anteriore, perché lei si va ad ancorare sul manubrio, scaricando sul centro del canotto di sterzo scarica molto meglio il peso, mentre il faro originale e le torrette rally portano il peso in avanti e fanno bandiera, quindi paradossalmente questa scarica molto meglio il peso davanti e alleggerisce ulteriormente il peso davanti della moto. Davanti vedete tutto come se aveste un XC, stravolge completamente purtroppo l'estetica della moto, a molti non piace, a me piace da morire. Ho visto che ad alcuni fa cagare, secondo me è una delle torrette più belle che ci sono in commercio queste qua, l'adoro proprio. I fari spaccano, si vede super in profondità, fanno una luce pazzesca. Dal punto di vista del faro abbiamo veramente un plus incredibile. Il faro ruota dove voi girate, quindi se siete in scarsa luminosità è come se aveste una luce adattiva, perché lei va a illuminare dove state girando. Chiaramente la possibilità di montare tutte le strumentazioni aggiuntive, quindi anche da questo punto di vista è estremamente comodo, e anche questo è uno di quegli upgrade che non riesci a valutare bene fino a che non provi una moto che ce l'ha su, come i cerchi a canale stretto e come le sospensioni. Io tornassi indietro, che la prima cosa che ho messo praticamente è stato il terminale, tornassi indietro io ragazzi metterei come prima cosa sospensioni e un bel pneumatico tosto, bello tassellato per fare fuoristrada. Come secondo step valuterei il cerchio a canale stretto, sempre che appunto siate tranquilli poi dopo che la moto è quello che è poi per l'utilizzo in strada a livello più che altro di omologazioni. Solo dopo quello andrei sulle altre modifiche. Però queste due modifiche sono quelle che vi danno veramente un upgrade abbastanza definitivo nella guida in fuoristrada. Adesso però dobbiamo fare una precisazione. Io ho parlato di modifiche per migliorare la guida in quest'ultima parte del video, però se voi comprate la moto per fare fuoristrada ci sono invece delle modifiche che dovete fare assolutamente per proteggere la moto. Quelle sono imprescindibili perché sennò la tirate via, e quelle per onor di vero forse andavano messe all'inizio come ordine di importanza, nel senso che se non avete soldi da investire su taraggio, sospensioni, cerchi a canale stretto, dovete assolutamente trovarli per le modifiche che sono. Prima cosa in assoluto che dovete fare è paramotore. Paramotore è fondamentale, ma qualunque moto che avete, in particolare sull'890, perché il paramotore vi fa praticamente da tutto, funziona anche come barre perché essendo che sporge molto il serbatoio sotto, con il paramotore fa sì che la moto quando si appoggia a terra salvi abbastanza anche le carene. Quindi paramotore fondamentale. Vi direi anche di togliere il copripignone di plastica perché è una merda poi dopo per pulirlo, e metterei il copripignone quello aperto Nice CNC o similari, e dei paramani sono fondamentali anche quelli, o quelli più resistenti con l'anima in alluminio come i Barkbuster e similari come quelli che avevo io precedentemente, o questi qua tipo Acerbis Rally Bush che sono completamente in plastica, più leggeri, che si deformano. Sono fondamentali perché ragazzi, se non avete un bel paramano e tenete paramani originali, anche quelli originali della KTM, se iniziate ad andare in mulattiera con sassi grossi, robe, iniziate a cadere frequentemente, quelli si spaccano, e se li spaccate una leva in mulattiera non è divertente, frizione o freno siete abbastanza fregati, quindi quelli ci vogliono assolutamente. E insieme a queste cose qua giù io metterei di paritaria importanza il prefiltro, per salvaguardare il filtro e direttamente il motore, che non entri in merda nel motore. E se dovessimo fare una classifica invece a livello di estetica, io metterei al primo posto la torretta. La mia è Rebel X, quella che ho scelto, ma torretta di qualunque marchio. Quello è a livello estetico la modifica più bella in assoluto da fare per la moto. Se siete gente che prende l'890 per andare solamente su asfalto e a fare proprio massimo l'eroica e portarla all'aperitivo nella nightlife milanese, consiglio come modifica da fare la torretta. Scherzi a parte, vorrei sapere da voi adesso come avete settato le modifiche sulla vostra moto, che moto avete, cosa avete cambiato e quali secondo voi sono le modifiche più o meno importanti. Se siete d'accordo con me o se non siete d'accordo con me, mi farebbe piacere avere uno scambio con voi qua sotto nei commenti. Per chi mi segue sa che rispondo a tutti, anzi che di solito ci si mette anche a chiacchierare, mi diverte molto come cosa. Dateci dentro e scrivete tutte le minchiate che vi passano per la testa qua sotto nei commenti. Io vi ringrazio per aver visto tutto questo video. Settimana prossima vi prometto che andrò a prendere la moto giù in Toscana, che lei poverina è ancora giù sotto un telo in mezzo alla strada da quando ho fatto l'incidente, che sono caduto, che mi sono rotto il polso. Vi prometto che vi porto di nuovo un video in moto. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, se vi piacciono questi contenuti seguite il canale. Vi do appuntamento a domenica prossima. Ciao ciao!